Tra le propulsioni per imbarcazioni ce n'è una che è meno conosciuta delle altre, il water jet. Eppure ha un larghissimo campo di applicazione, è utilizzata da tutte le moto d'acqua, ma anche dai traghetti veloci. Oggi avremo la possibilità di conoscere meglio il jet e anche di apprezzarne le sue caratteristiche a bordo di un'imbarcazione di media grandezza che ci farà capire qual è il feeling alla guida e nelle manovre. JT34 Open Limo di Castoldi è un tender per grandi yacht e la caratteristica tecnica fondamentale di questo tipo di imbarcazioni è la ridotta altezza per infilarsi negli hangar della barca madre. Il jet è all'interno del profilo dello scafo, non ci sono appendici sporgenti e questo riduce anche il pescaggio. Nella sala motore si trovano i motori e una parte della propulsione, l'altra è sotto la plancia bagno, tutto in poco spazio. Quando la barca viene immersa, l'acqua entra in un condotto attraverso una griglia che impedisce l'accesso di eventuali detriti. Nel condotto c'è un'elica detta impeller che spinge verso poppa il getto d'acqua, che a sua volta spinge l'imbarcazione. Tutto compatto e semplice. Per invertire il moto c'è un cucchiaio, il bucket, che inverte il flusso dell'acqua dirigendolo in avanti e facendo andare indietro la barca. JT34 Open Limo di Castoldi è un tender lungo 10,50 m e largo 2,80 m. È un bow rider con beach lander, cioè con la scala per lo sbarco in spiaggia. Sì, perché con il jet le barche tender possono spiaggiare ed è per questo che si sta diffondendo sempre di più su questa tipologia di scafi la propulsione water jet. Il JT34 Open Limo è il modello più grande della gamma prodotta da Castoldi. È un'imbarcazione di alta qualità realizzata con scafo in fibre di Kevlar e resina vinilestre e il parabordo perimetrale è di poliuretano espanso. La struttura di rinforzo e la coperta e i relativi elementi sono in sandwich. Ha una capacità di trasporto di 14 persone, 2 membri di equipaggio e 12 ospiti, tutti accomodati nel pozzetto ed eventualmente protetti con una cappottina. JT34 è stata equipaggiata con 2 motori Yanmar da 440 cavalli ciascuno, accoppiati agli idrogetti Castoldi Turbo Drive 284 HCT a controllo elettronico ACES e joystick di manovra. I controlli, manette e joystick sono di Xenta. Inseriamo le frizioni, cioè colleghiamo i motori alla propulsione water jet. Con la manetta in folle, in questo momento, quel poco flusso d'acqua che viene generato dai motori al minimo è diretto verso il fondo, quindi non c'è alcuno spostamento dell'imbarcazione, che avviene soltanto quando comincio a muovere in avanti le leve. I motori restano al minimo per rendere tutta la manovra molto facile, fluida, lenta, tranquilla. Sto cambiando semplicemente la posizione del bucket, cioè di quel cucchiaio che dirige il flusso d'acqua. E in questa maniera posso veramente dosare in frazioni di nodo la mia velocità e anche la mia direzione. È tutto reso molto facile dalla timoneria elettronica e dalle manette elettroniche. Ma se per caso volessimo essere ancora più aiutati, allora non ci resta che utilizzare il joystick. È un comando proporzionale, quindi a seconda di quanto lo spostate lui agisce e naturalmente opera in tutte le direzioni, potete fare qualsiasi tipo di spostamento. La rotazione avviene perfettamente sul posto e possiamo incrementare la velocità quanto ci pare. C'è anche una bussola che compensa eventuali spostamenti della prua. È per questo che è così perfetta questa rotazione.
Possiamo incrociare più manovre, come andare avanti e nel frattempo spostarci, oppure effettuare la traslazione laterale. Queste barche sono fatte anche per spiaggiare, cioè per arrivare proprio laddove è possibile, in spiaggia con l'imbarcazione. Ma cosa succede al water jet? Sotto ci sono le griglie che aspirano acqua e quando arriviamo in spiaggia naturalmente aspirano anche sabbia o detriti. Ebbene, Castoldi è l'unico costruttore che ha 2 sistemi di pulitura dei condotti di aspirazione. Attenzione! Possiamo semplicemente con un comando elettroidraulico aprire le griglie, cioè farle scendere, ecco, così, in modo che i detriti che sono entrati possano fuoriuscire. Ma possiamo fare di più, possiamo anche invertire la rotazione dell'elica e quindi con un getto potente espellere tutto quello che si è infilato nel condotto di aspirazione. Così. Sentite? Bastano pochi secondi, poi si reinseriscono le frizioni e si parte. Esce dall'acqua immediatamente. Abbiamo molta potenza e 2 grandi idrogetti. Molto dolce sulle onde. Scegliamo una velocità alla quale potremmo portare piacevolmente i nostri ospiti da terra al mega yacht o viceversa. Circa 20 nodi, 48 litri ora il consumo. Occorrono quindi un po' più di 2 litri per miglio. 25 nodi, comfort acustico. Siamo sopra gli 80 decibel, ma ancora sotto quella soglia che è definita come comfort acustico dalle leggi e che è di 85 decibel su un'imbarcazione a motore open. Siamo passati anche a 27 nodi, consumo 63 litri, anche adesso siamo appena sopra i 2 litri per miglio, però il rendimento e l'assetto sono meravigliosi, perfetti, si naviga benissimo. Sì, d'accordo, ma queste propulsioni sono durevoli? Sono affidabili? Allora pensate che Castoldi dice che è necessaria una manutenzione importante dopo 15.000 ore. Ora, 15.000 ore per un diportista medio, anzi per un diportista che naviga anche abbastanza, sono 150 anni. D'accordo, esiste anche un invecchiamento temporale, ma sicuramente possiamo ritenere questa una delle propulsioni più incredibili, più affidabili che esistano. Ora però dovete pensare che queste propulsioni sono state fatte per essere maltrattate. Potete fare tutto quello che volete. Guardate che sbandata! Oh oh, oh oh, un go-kart! E che accelerazione! La rimettiamo dritta, giù la manetta. Un po' di beccheggio sulle onde che abbiamo creato noi stessi in direzione opposta, ma sembra di non sentirle. E siamo a 48 nodi superati. 48,4. Guardate la stabilità, magnifica, perfetta. E a questa velocità, se volete, potete togliere gas improvvisamente e addirittura metterlo indietro. Questo si chiama crash stop, una frenata
pazzesca, improvvisa, possibile solo con una barca di questo tipo. Possiamo dire che le propulsioni jet sono le uniche che mettono i freni alla barca. Per mantenere la nostra posizione potremmo usare l'ancora elettronica. La conosciamo, tiene la barca in un determinato punto e con una determinata direzione. Ma in realtà Castoldi ha chiesto a Xenta di sviluppare un'ancora che simulasse perfettamente l'ancora fisica. Allora voi potete decidere di gettare l'ancora virtuale davanti alla vostra prua a 20, a 30, a 40 metri e poi la barca rimarrà ferma dove si trova ma si orienterà secondo il vento. Immaginate una baia affollata con tante barche una vicina all'altra che per non urtarsi devono muoversi tutte nella stessa direzione secondo il vento. Ecco, questa ancora speciale virtuale fa esattamente questo. Castoldi produce tender e waterjet che vengono forniti anche ad altri cantieri per altre imbarcazioni. E Castoldi mette loro a disposizione un'esperienza sessantennale per realizzare le migliori installazioni possibili. Pensate che Castoldi ha installato questo tipo di propulsori su barche di qualsiasi tipo, destinate a navigare in acque gelide, in acque bollenti, in mari puliti, ma anche in fiumi pieni di detriti, su scafi commerciali, su barche militari così segrete che non posso nemmeno parlarvene, oppure su barche da diporto. Insomma, mi pare che non ci siano dubbi sulla universale applicazione di questa propulsione.